Quest'oggi costruirò 3 strutture in cartongesso, 2 delle stesse dimensioni e una leggermente più larga. Lo farò su questo pilastro, quindi 2 andranno di qua, una di qua e una di là, e una andrà in un'altra zona. Adesso vi faccio vedere un foglio dove ho fatto una bozza. Bene, questo rappresenta il pilastro. Qui una mensola in legno da 4 cm di spessore. Questo uno specchio che verrà appoggiato sopra. Questa è la struttura di cui vi parlavo, sarà alta circa 75 cm, avrà una profondità di 20 cm e una larghezza di 10 cm finale. Come si otterrà questa larghezza? Con le guide profilo da 75-40. 75 è la spalla del profilo, quindi la larghezza, e quindi mettendo il cartongesso a destra e a sinistra verrà un totale di 10 cm. Bene, facciamo un attimo un aggiornamento della situazione. Qui in pratica ho fatto dei disegni, ho preso delle misure, ovviamente aiutandomi sempre con un pezzo di cartongesso, perché bisogna sempre tener conto del lavoro finito e quindi lasciare lo spazio alla guida in modo tale che il cartongesso appoggi sulla guida. Prese le misure di larghezza e di profondità, stessa cosa anche di qua. Questo in pratica è i 13 mm del cartongesso, e poi da questa parte con lo stucco si metterà prima la rete e poi accompagnerò con lo stucco. Dunque adesso qui metterò il biadesivo e metterò i 2 pezzi di guida, uno qui e l'altro lì, e questi andranno dentro la guida e sul muro con i fisher. Mi raccomando, io adotto sempre questo sistema qua, taglio in pratica la guida qualche, non so, forse 1 centimetro sopra il battiscopa, in modo tale che vada in aderenza sul muro, cioè che vada bene piatto sul muro. Ok. Bene, ho posizionato le guide verticali con i fisher. Adesso verrà messa questa guida in questo modo, ok, e poi procediamo. Qui, una volta tagliati i 2 pezzi di guida e una volta messo il biadesivo, ho preso le misure sempre con un pezzo di cartongesso alla mano ed ho incollato i 2 pezzi. Mi raccomando, ricordiamoci sempre di mettere uno spessore di circa 1 centimetro tra il pavimento e il cartongesso. In questo caso, quando si va a parete, si fa un piccolo intaglio in modo tale che vada a filo muro.
Qui ho trovato molto utile utilizzare una morsa da falegname per bloccare i due pezzi e quindi lavorare sereno. Per comodità utilizzo una riga in alluminio da 2 metri per fare dei tagli dritti sul cartongesso. Controlliamo spesso con una livella se è tutto in bolla. Qui monto la guida frontale per creare un ripiano, uno scatolato, per poi metterci un ripiano in legno. Alcune volte mi piace utilizzare la rivettatrice per bloccare montanti e guide. Mi raccomando, utilizziamo sempre una livella per mettere sempre tutto dritto. Non è semplicissimo perché con la mano bisogna tenere il profilo e il cartongesso e guardare anche che sia tutto in bolla. Ci vuole sicuramente un po' di pazienza. Qui stavo mettendo i vari pezzi interni, questo era un pezzo più lungo, l'ho avvitato e poi con il taglierino ho tagliato il pezzo in esubero. In questa fase si mettono tutti i frontalini, parti interne e parti esterne, e come si vede anche dal video mi sono aiutato con una morsa da falegname, comunque molto utile. Utilizziamo anche una squadra 90 per tenere dritte le lastre. Qui sono nella fase di chiusura, di completamento di tutti i pezzi in cartongesso. Qui, come si vede in video, ho messo i paraspigoli, non ho potuto filmare per motivi tecnici, però eventualmente si può fare riferimento ad un video precedente, quello della costruzione di una console in cartongesso. Lì c'è tutto. Quindi qui ho fatto dei tagli a 45 gradi con la cesoia. In questo modo viene comunque un lavoro più pulito e soprattutto più agevole in fase di stuccatura. Qui tra il muro ed il cartongesso ci va sempre la rete in fibra di vetro e successivamente va stuccato. Adesso procediamo ad impastare lo stucco. Io utilizzo questo. Come si procede? Si mette l'acqua, dopodiché si spolvera lo stucco nell'acqua, spargendolo così in maniera uniforme.
Ad un certo punto si creerà un isolotto di stucco. Ecco, quello è il momento in cui non bisogna più aggiungerle e quindi bisogna poi aspettare che lo stucco prenda l'acqua. Ok, adesso bisogna attendere circa 5 minuti, dopo lo impastiamo. Ok, questa è la consistenza giusta. In questo modo non si creano grumi e quindi si può stuccare più fluidamente. Procedo. Ed eccoci arrivati alla fase di stuccatura. Qui sto stuccando la rete che è tra il muro e il cartongesso. Qui sto mettendo con lo stucco un pezzo di paraspigolo, cosa che faccio molto spesso, ma in questo caso ho messo precedentemente i paraspigoli con delle viti per bloccarli. Cosa dire sulla stuccatura? Bisogna avere un po' di dimestichezza con la spatola, con le varie spatole, un po' di manualità. Si divide in 3 fasi la stuccatura. La prima, quella che sto facendo in questo momento, è quella di riempimento. Vado a riempire tra i paraspigoli e il cartongesso, magari stando attento a non creare dei grumi. Poi c'è la seconda fase, che è quella che va quasi a definire il lavoro, e poi la terza fase c'è quella di finitura, dove in pratica viene rasato tutto il pezzo, tutta la struttura. Sicuramente è un lavoro di pazienza, ma vedrete che verrà bene.